Oggi parleremo di un argomento che da sempre fa discutere tutti i praticanti di arti marziali e non, ovvero il karate è efficace come metodo di autodifesa? Se volete scoprire quello che ho da dire su questo argomento e soprattutto come la penso, allora guardate questo video. Non dimenticate però di iscrivervi al canale, perché se siete appassionati di arti marziali, del Giappone, delle antiche tecniche di combattimento, non potete far altro che aiutarmi a sostenere questo canale. Girando su internet si trovano articoli, video che cercano di spiegare in un modo o nell'altro il perché le arti marziali tradizionali e nello specifico oggi parliamo per esempio del karate non sono validi come sistema di difesa personale. Io inizio subito invece dicendovi il mio parere, e cioè che tutte queste considerazioni negative sulla disciplina del karate sono sbagliate e adesso vi spiegherò perché. Quando parliamo di difesa personale stiamo parlando di un mondo infinito. Difesa personale vuol dire difendere se stessi, cercare di scampare, di evitare un pericolo, ma questi possono essere molteplici. Difesa personale è una parola che racchiude tantissime situazioni, tantissime problematiche legate all'aggressione, che è impossibile catalogarle tutte in un'unica dicitura. Vuol dire posso cercare di difendermi da qualcuno che sta cercando di picchiarmi, da qualcuno che sta cercando di spingermi, da qualcuno che sta cercando di rapinarmi, da un'aggressione in casa, da un'aggressione fatta da più persone, in una situazione di una rissa dove vengo coinvolto. Insomma, sono veramente tante le possibilità di difesa personale. E la risposta a queste aggressioni, a questi pericoli, non può essere una sola. Il problema non è pensare quali tecniche mi possono difendere da quali pericoli, ma sostanzialmente invece parliamo di quante possibilità ho per affrontare e gestire meglio una situazione. Questo è corretto. È come una partita di calcio di due squadre che si affrontano. Se una delle due squadre ha un paio di giocatori validi, ma tutto il resto della squadra che fa acqua da tutte le parti, il risultato non potrà essere dei migliori. Una squadra deve cercare di avere più elementi validi possibili per poter contrastare tutte le azioni che farà la squadra avversaria. Nella difesa personale e nel combattimento questa è la stessa cosa. Dipende tutto dall'addestramento. La domanda a cui rispondo è questa. Il karate può servire come difesa personale? Assolutamente sì. Bisogna vedere come viene studiato il karate. Il karate è una disciplina antica, non stiamo qui a raccontare l'evoluzione o la storia del karate, però dovete pensare per esempio che molti dei maestri passati hanno insegnato il karate per esempio alle forze armate giapponesi. Quindi voi pensate che le forze armate giapponesi che dovevano andare in battaglia erano state formate anche da alcuni maestri di karate. Non è possibile che alcuni corpi militari si facciano addestrare da una disciplina che poi non si rivela valida magari all'applicazione. Parlo sostanzialmente ed esclusivamente del karate tradizionale. Perché parlo del karate tradizionale? Perché il karate tradizionale prende in considerazione e racchiude nel suo allenamento tutta una serie di tecniche che vengono per lo più escluse nel lato sportivo. Tra le tecniche allenate nel karate tradizionale troviamo i colpi agli occhi, i colpi ai genitali e i colpi alle parti molli, diciamo, che sono tutte le parti più deboli del corpo, potenzialmente più vulnerabili. Oltre a questo abbiamo tutte le tecniche di ginocchio, di gomito, le tecniche anche portate con la testa, le prese, le leve, le proiezioni, tutte tecniche in un bagaglio tecnico ben allenato possono risultare veramente utili per sopravvivere ad uno scontro. Negli ultimi anni sono nati decine e decine di nuovi stili che si concentrano precisamente ed esclusivamente sulla difesa personale, presentando queste tecniche di difesa personale appunto come immediate, veloci e risolutive e che non hanno niente a che fare con quelle delle arti marziali, che vengono ritenute praticamente inutili perché possono funzionare solo in un contesto di allenamento in palestra.
Però se andate a vedere l'applicazione di queste tecniche, di queste nuove discipline di difesa personale, di questi nuovi sistemi marziali militari e così via, non potrete far altro che riconoscere in quelle tecniche le stesse tecniche che ci sono nella disciplina tradizionale. Abbiamo per esempio le tecniche di proiezione e immobilizzazione, che sono le stesse tecniche che vengono usate nel karate, nel judo, nel jiu-jitsu, nell'aikido. Abbiamo le leve, abbiamo questi attacchi di gomito ravvicinati, colpi a mano aperta, colpi con le dita, stoccate, tutte tecniche che sono riprese dalle arti marziali tradizionali. Queste nuove arti marziali non fanno altro che estrapolare queste tecniche, cercare di sintetizzarle e presentarle come nuovo metodo, molte volte screditando anche le arti marziali tradizionali. Mentre invece un occhio attento, ma anche non così attento, si accorgerà tecnicamente che stiamo parlando delle stesse tecniche. Tornando al discorso iniziale dell'efficacia della difesa personale del karate, il discorso si pone proprio in questo punto qua. Ovvero, io che pratico karate, quanto ne so realmente del karate e delle tecniche che ho a disposizione, quante ne ho allenate, quante ne conosco? Non basta praticare karate per poi pensare di essere pronti a difendersi da qualsiasi attacco. Come ho detto all'inizio, gli attacchi per la strada, gli attacchi di un rapinatore, un'aggressione, qualsiasi cosa, quello che potete immaginare, non ha esito scontato. Quindi voi dovete immaginare una situazione di pericolo che non potete prevedere come andrà a finire. Non potete programmare le vostre tecniche e non potrete pensare l'avversario fa così, adesso io devo fare così. Non funziona così. Come l'esempio che vi ho fatto della squadra di calcio, dobbiamo avere molti elementi e ben addestrati e ben allenati per poter contrastare. Il primo di questi elementi è l'allenamento, un rinforzo muscolare, una buona elasticità, dei buoni riflessi, insomma un addestramento fisico degno di un atleta. Dovrete essere allenati in questo senso qua. Un'altra cosa fondamentale da allenare nel karate è il condizionamento fisico. Il condizionamento fisico è quello che vi pone davanti a una serie di esercizi mirati a condizionare e ad alzare la vostra soglia del dolore. Aver allenato il proprio corpo a subire dei colpi può essere un enorme vantaggio se mi trovo in una situazione di pericolo. Per fare questo naturalmente ci vuole tempo e ci vogliono degli esercizi particolari per poi arrivare a praticare il karate a contatto. Quando arriviamo a praticare il karate a contatto ci rendiamo conto di come è difficile tenere a bada un avversario e soprattutto ci rendiamo conto che qualsiasi colpo che può arrivare può danneggiare. Ma anche in questo caso l'addestramento sarà fondamentale perché mi permetterà di dare ma anche di ricevere dei colpi e di essere così più allenato e di fronteggiare una situazione senza dovermi fermare necessariamente ai primi 2 pugni che ho preso, ma potrei reagire. Per fare questo ci vuole un livello di addestramento costante e il tempo che ci vuole per arrivare a padroneggiare determinate tecniche e determinate situazioni. Se io vi dicessi di essere in grado di farvi imparare a suonare la chitarra nel giro di un mese perché poi possiate tenere dei concerti, chi è che ci crederebbe? La stessa cosa è nella difesa personale. Come posso pretendere in un paio di mesi, in poche lezioni, di poter insegnare delle tecniche per poi poter dire ok, adesso le puoi riportare anche live perché non hai più problemi? Assolutamente non è così. Quindi ci vuole un addestramento costante sul lato fisico, devo avere una condizione fisica per cui ho già lavorato sul dolore fisico, sugli impatti, su aver preso pugni, su aver preso colpi. Qualsiasi tecnica può servire per uscire da una situazione di pericolo nella strada è lecita. Oggi abbiamo il comparto per esempio delle MMA dove vengono usate numerose tecniche. Il primo evento di MMA si chiamava Ultimate Fighting Championship e fu organizzato nel novembre del 1993. Il torneo prevedeva degli scontri a eliminazione diretta, senza regole, senza punteggio, senza limite di tempo. La vittoria poteva avvenire solo per KO oppure se uno dei due aveva riportato traumi o ferite talmente gravi da non poter più continuare lo scontro. Bene, indovinate chi furono i finalisti di questo torneo? Furono proprio i lottatori di queste arti tradizionali, il lottatore di karate con il lottatore di jiu-jitsu.
Successivamente l'MMA è diventato quell'incredibile mercato che oggi tutti conoscono, ma fu presto chiaro a tutti i lottatori che entrare nella gabbia avendo solo la forza bruta di picchiare non portava da nessuna parte. Ed è per questo che oggi praticamente tutti i lottatori si addestrano in varie arti marziali tradizionali da cui prendono poi le tecniche che riporteranno nella gabbia. Quindi i lottatori professionisti non vanno a attingere da arti marziali moderne, ma studiano i principi granitici delle arti marziali, perché in centinaia di anni l'efficacia di queste tecniche è stata dimostrata e dimostrata milioni di volte. Simulazioni di difesa personale fatte in palestra trovano il tempo che trovano, la realtà è sempre diversa. Quindi, concludendo, qualsiasi sia l'arte marziale che voi praticate, tenete a mente questi elementi qua. Primo, preparazione atletica. Secondo, condizionamento fisico. Terzo, essere preparati al combattimento con qualsiasi tecnica. Se voi vi preparate al meglio su questi tre elementi, avrete sicuramente molte più possibilità di tante altre persone. Nelle gare di contatto pieno del karate, molte volte una sola tecnica è sufficiente per abbattere l'avversario. Questo è sicuramente un segno che le tecniche del karate, quando vengono portate nel modo giusto, hanno la loro reale efficacia. Bene, spero di essere stato il più chiaro possibile e di aver espresso la mia idea. Fatemi sapere come la pensate voi e soprattutto aiutatemi a portare avanti questo progetto iscrivendovi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Domo arigato!